se ne esce. Ciao ragazzi, ben trovati e benvenuti in una nuova avventura sulle tracce della Seconda Guerra Mondiale con gli Italia Hunters. Prima di iniziare voglio ringraziarvi di cuore per l'incredibile supporto che ci avete dimostrato con l'ultimo video. I vostri like, i vostri commenti, le iscrizioni e la partecipazione attiva della community ci danno ogni giorno la motivazione per continuare a raccontare e scoprire la storia nascosta tra queste montagne. Stiamo per raggiungere un traguardo davvero importante, presto saremo in 10.000, un numero che per molti può sembrare piccolo, ma per noi ha un valore immenso, perché dietro ogni iscrizione c'è una persona appassionata, curiosa e desiderosa di conoscere il nostro passato. Oggi esploreremo una zona strategica, teatro di scontri tra le truppe del Commonwealth britannico e l'esercito tedesco. Un luogo dove si combatteva non solo per avanzare, ma per aprire una breccia decisiva nella linea difensiva nemica. Durante l'esplorazione troveremo reperti emozionanti, ricostruiremo storie dimenticate e vi accompagnerò passo dopo passo nel contesto storico che ha segnato profondamente queste terre. Bene ragazzi, spero il video vi piaccia e come sempre interagite con noi il più possibile. Iniziamo la nostra avventura. Dopo aver seguito una serie di segnali interessanti, ci ritroviamo in una zona che comincia a raccontare la sua storia. Proprio qui, tra le pieghe del terreno e i resti appena visibili, emergono diverse postazioni utilizzate dalle truppe britanniche durante la guerra. E tra queste, ben nascosto dal tempo e dalla natura, guardate cosa siamo riusciti a trovare. Troviamo questo bellissimo caricatore della mitragliatrice leggera Bren in dotazione all'esercito del Commonwealth. Possiamo dunque confermare la presenza di questi ultimi tra queste postazioni. Poco distante dall'ultimo ritrovamento, ci imbattiamo in un altro oggetto davvero interessante. Si tratta di un oleatore per il fucile Lee Enfield, un accessorio fondamentale per la manutenzione dell'arma. Come potete vedere, è conservato in ottime condizioni. Ma la vera sorpresa, ragazzi, arriva quando lo apriamo. Guardate.
Al suo interno sono ancora visibili i residui originali dell'olio, rimasti intatti dopo tutti questi anni. Davvero incredibile, ragazzi. Proseguendo l'esplorazione, ci troviamo ora in quella che fu una delle aree occupate dall'esercito tedesco. Anche qui il terreno inizia a restituirci i primi segni del passato e tra i vari reperti affiorati spicca questo ritrovamento. Un razzo segnalatore, probabilmente utilizzato per le comunicazioni visive sul campo. Ma poco più avanti, tra i ruderi quasi completamente inghiottiti dal tempo, iniziamo a scoprire altri oggetti interessanti. Ogni ritrovamento ci avvicina sempre di più alla comprensione di ciò che è accaduto in queste terre durante quei giorni difficili. Ed è proprio qui che faremo uno dei ritrovamenti più importanti della giornata. Guardate. Lunga. Scava un po'. Troviamo questa bellissima canna di ricambio per la mitragliatrice MG42, perfettamente conservata. Era un componente fondamentale perché l'MG42 aveva una cadenza di fuoco altissima e le canne si surriscaldavano facilmente. Per questo i soldati tedeschi portavano sempre ricambi da sostituire rapidamente durante il combattimento. Beh, che dire ragazzi, bellissima testimonianza. Proseguendo, continuiamo a trovare oggetti legati alla mitragliatrice MG. Qui vediamo ciò che resta di una cassetta portamunizioni, probabilmente utilizzata per il trasporto dei nastri di cartucci. E anche questa avventura volge al termine. Spero vi siate emozionati quanto noi nel riscoprire questi luoghi e i loro silenziosi testimoni del passato. Ogni reperto che riportiamo alla luce è un frammento di storia che torna a parlare. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, un commento e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime esplorazioni. Il vostro supporto ragazzi è fondamentale per portare avanti questo progetto e ogni gesto, anche il più piccolo, fa davvero la differenza. Grazie di cuore a tutti per essere stati con noi, ci vediamo per una nuova avventura. Un saluto da Italy Hunters Metal Detecting e a presto!